Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel tutorial di oggi scopriremo insieme come realizzare questo simpatico dinosauro amigurumi. Il dinosauro Dino potrà sembrarvi all'apparenza un progetto complicato, in realtà è molto semplice perché si basa solamente sulla tecnica base per amigurumi e come sempre vi accompagnerò per tutto il video con spiegazioni passo passo, numero di punti e qualche piccolo trucco per aiutarvi a realizzare il vostro dinosauro amigurumi perfetto. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto. Per questo progetto andrò ad utilizzare del filato di cotone lucido in questo color verde. Un filato che in etichetta viene indicato di lavorare con uncinetto 3 o 3,5. Voi ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipologia di filato a vostra scelta. Per lavorare il tutto andrò ad utilizzare un uncinetto 2,5. Perché scelgo una misura di uncinetto inferiore rispetto a quella indicata per lavorare questa tipologia di filato? Perché utilizzando un uncinetto più piccolo il lavoro rimane più compatto. Per la fase di cucitura avrò bisogno di spilli per bloccare le varie parti e un ago dalla cruna abbastanza larga per far passare la tipologia di filato scelto. All'interno del mio amigurumi andrò ad inserire questa imbottitura ecologica che ho trovato dal mio materassaio di fiducia. È l'imbottitura che viene utilizzata per i cuscini memory. Se non avete ovviamente un materassaio di fiducia potete utilizzare le imbottiture che vengono rivendute in merceria e nei negozi che trattano materiale creativo. Avrò poi bisogno di un marcapunti poiché lavorerò a spirale tutte le parti del mio progetto e di una coppia di occhietti in plastica per amigurumi con relativa chiusura di sicurezza. Andiamo ad avviare un cerchio magico e all'interno del cerchio andiamo a lavorare 6 punti bassi. Ottenute le nostre 6 maglie basse andiamo a tirare la codina del cerchio magico chiudendo così lo spazio tra i nostri punti che assumono la forma di un cerchio. Per chiudere definitivamente il cerchio entriamo nella prima maglia bassa lavorata con il nostro uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo e su questa maglia, l'ultima che abbiamo lavorato, andiamo a posizionare il nostro marcapunti. In questo momento abbiamo una base composta da 6 punti bassi. Nel prossimo giro dobbiamo andare a lavorare un aumento in ciascuno dei nostri punti. Un aumento è composto da 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Andiamo quindi ad entrare nel primo punto disponibile e vi lavoriamo un punto basso e nello stesso punto lavoriamo un secondo punto basso. Lavoriamo quindi 2 maglie basse all'interno di ciascun punto di base. Ed eccoci davanti alla maglia segnata col marcapunti, l'ultima maglia che dobbiamo andare a lavorare. Rimuoviamo il marcapunti e nella maglia che avevamo segnato lavoriamo il nostro ultimo aumento. Sull'ultimo punto che abbiamo lavorato di questo giro andiamo a rimettere il marcapunti. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 12 punti. Nel prossimo giro andremo ad alternare una maglia bassa e un aumento fino ad avere un totale di 18 punti. Nella prima maglia che ci si presenta andiamo a lavorare una sola maglia bassa. Nel punto successivo andiamo invece a lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Dobbiamo alternare una maglia bassa e un aumento, quindi nel punto successivo
Lavoriamo un punto basso singolo e a seguire un aumento. Continuiamo ad alternare una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro. Nel punto precedente a quello segnato col marcatore lavoro l'ultima maglia bassa singola, tolgo il marcatore e sulla maglia che avevo segnato vado a lavorare l'ultimo aumento. Dopodiché riposiziono il marcatore sull'ultimo punto lavorato. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 18 punti. Nel giro successivo andiamo ad alternare 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Lavoro quindi una e 2 maglie basse singole nei primi 2 punti. Nel terzo punto del mio giro lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Alterno 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Al termine del giro sulla maglia segnata col marcapunti vado a lavorare il mio ultimo aumento. Riposiziono il marcapunti e se ho lavorato correttamente al termine di questo giro avrò un totale di 24 punti. Per i prossimi 4 giri andiamo a lavorare semplicemente una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Smettiamo quindi di fare aumenti. Al termine di ciascuno di questi 4 giri, se avete lavorato correttamente, avrete sempre 24 punti. Vado quindi a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto senza aumenti per i prossimi 4 giri. Completati i nostri 4 giri di maglia bassa senza nessun aumento, abbiamo 24 punti. In questo giro andiamo ad alternare 3 punti bassi e un aumento per tutto il giro. Arrivati a fine giro togliamo il marcapunti e sulla maglia segnata lavoriamo il nostro ultimo aumento, riponendo nuovamente il marcapunti sull'ultimo punto lavorato. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 30 punti. Per i prossimi 2 giri smettiamo nuovamente di aumentare e andiamo a lavorare una maglia bassa su ciascun punto. Lavoro quindi 2 giri di maglia bassa normale e al termine di ciascun giro avrò sempre 30 punti di base. Nel prossimo giro andiamo ad alternare 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Lavoro quindi 4 punti bassi e un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base, alternati per tutto il giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine di questo giro avremo un totale di 36 punti. Nei prossimi 3 giri andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti. Quindi al termine di ciascun giro avremo sempre 36 punti di base. Andiamo quindi a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta per 3 giri. Questo è il risultato che abbiamo attualmente ottenuto. Prima di proseguire, tra gli ultimi 2 giri di lavorazione dobbiamo andare a posizionare gli occhietti del dinosauro. Se prendiamo la misura dalla punta del suo naso a salire, siamo a circa 5 cm di distanza. Posizionato un occhietto, il secondo occhietto deve essere posto a una distanza di circa 3,5 cm. Vado quindi ad applicare in un punto qualsiasi della testa del mio dinosauro, tra l'ultimo e il penultimo giro di lavorazione, il primo occhietto e inserisco la chiusura di sicurezza. Ora a 3,5 cm circa vado ad applicare il secondo occhietto.
Dobbiamo ora iniziare a chiudere la testa del nostro dinosauro facendo delle diminuzioni. In particolare in questo giro andremo ad alternare 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro. Lavoro quindi 4 maglie basse singole e devo ora andare ad eseguire una diminuzione. Come si esegue una diminuzione? Finora abbiamo preso ciascun punto prendendo entrambe le sue costine. Per andare a diminuire dobbiamo invece prendere solamente la metà costina del punto, quella più vicina a noi, in questo modo, e dobbiamo farlo per i 2 punti successivi. Siamo entrati nel primo punto, entriamo nel secondo prendendo solamente la metà costina. Dopodiché prendiamo il filo, lo portiamo attraverso le costine ed eseguiamo un punto basso. Proseguiamo con 4 maglie basse alternate a una diminuzione fino ad arrivare vicino al nostro marcatore, cioè alla fine del giro. Siamo al termine del giro e dobbiamo lavorare la nostra ultima diminuzione. Le 2 maglie che comporranno l'ultima diminuzione del giro sono la maglia precedente al marcapunti, quindi la penultima di questo giro, e la maglia segnata col marcatore. Vado quindi a togliere il marcapunti e sulla penultima e ultima maglia del giro vado ad eseguire una diminuzione e su quest'ultimo punto ripongo nuovamente il marcapunti. Possiamo ora iniziare ad inserire un pochettino di imbottitura all'interno della testa del nostro dinosauro. Al termine del giro precedente, se abbiamo lavorato correttamente, avremo un totale di 30 punti. In questo nuovo giro dobbiamo andare ad alternare 3 maglie basse e una diminuzione, esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente, diminuendo però di una il numero di maglie basse tra una diminuzione e l'altra. Andiamo quindi a lavorare 3 maglie basse e una diminuzione alternati per tutto il giro. Arrivati al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, l'ultima diminuzione verrà lavorata sulla penultima e l'ultima maglia del giro, quella segnata col marcatore, che andiamo poi a riposizionare sull'ultimo punto lavorato. Al termine di questo giro avremo un totale di 24 punti. Per il prossimo giro andiamo ad alternare 2 maglie basse e una diminuzione. Ripetendo quindi gli stessi passaggi che abbiamo fatto nei giri precedenti, lavorando però solamente 2 maglie basse tra una diminuzione e l'altra. Al termine di questo giro avremo un totale di 18 punti. Inserita ancora una piccola quantità di imbottitura, andiamo a lavorare il penultimo giro. Alterniamo una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Al termine del penultimo giro avremo un totale di 12 punti. Prima di passare all'ultimo giro di lavorazione e poi alla chiusura con ago, andiamo ad inserire l'ultima parte di imbottitura. Il progetto deve rimanere teso, ma non si devono formare dei buchi tra un punto e l'altro. Vi consiglio quindi di andare ad inserire l'imbottitura poco alla volta e in piccole quantità e di andare a distribuirla all'interno della testa del dinosauro utilizzando le mani. Come ultimo giro della testa del nostro dinosauro andiamo ad eseguire 6 diminuzioni. Per aiutarci nella fase di cucitura possiamo rimettere il marcatore sull'ultima diminuzione lavorata, andare ad allungare l'asola e a sfilare l'uncinetto. Tagliamo il filo proveniente dal gomitolo, sfiliamo il filo dell'asola e mettiamo il filo su un ago. Davanti a noi abbiamo 6 punti che dobbiamo andare a chiudere utilizzando l'ago.
Dobbiamo entrare in ciascun punto prendendo solamente la metà costina più vicina a noi, come quando eseguivamo una diminuzione. Il nostro ago deve passare da verso di noi verso il centro della testa. In questo modo passiamo al punto successivo prendendo solamente metà costina e proseguiamo così per tutti e 6 punti. L'ultimo punto nel quale dobbiamo entrare con l'ago è quello segnato dal marcatore. Dopodiché andiamo semplicemente a tirare il filo finché il nostro spazio non sarà chiuso. Con l'ago andiamo a passare sotto la nostra lavorazione per bloccare il filo e sbuchiamo in un punto qualsiasi. Andiamo poi a tagliare il filo in eccesso e abbiamo completato la testa del nostro dinosauro. Partiamo sempre dal nostro cerchio magico con 6 punti bassi. Nel prossimo giro dobbiamo andare a lavorare un aumento in ciascuno dei nostri punti. Un aumento è composto da 2 maglie basse lavorate nello stesso punto di base. Lavoriamo quindi 2 maglie basse all'interno di ciascun punto di base. Al termine di questo giro avremo un totale di 12 punti. Nel giro successivo andiamo ad alternare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Al termine di questo giro avremo un totale di 18 punti. Andiamo ora ad alternare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine di questo giro avremo un totale di 24 punti. Continuiamo ad aumentare. In questo giro lavoriamo 3 maglie basse e un aumento alternati fino alla fine del giro. Al termine di questo giro avremo un totale di 30 punti. Per i prossimi 3 giri andiamo a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti. Quindi al termine di ciascun giro di lavorazione avremo sempre 30 punti. Andiamo quindi a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto per i prossimi 3 giri. Completati i 3 giri a maglia bassa abbiamo davanti a noi sempre 30 punti. Nel prossimo giro andiamo ad alternare 3 maglie basse e una diminuzione, seguendo gli stessi passaggi che abbiamo visto fare per le diminuzioni nella parte della testa. Lavoriamo quindi 3 maglie basse e una diminuzione. Alterniamo 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Al termine del giro andremo a lavorare l'ultima diminuzione sulla maglia precedente al marcapunti e su quella segnata. E sull'ultimo punto eseguito rimettiamo il marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 24 punti. Per i prossimi 5 giri andremo a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto. Quindi al termine di ciascun giro avremo sempre 24 punti, poiché non andiamo ad eseguire né aumenti né diminuzioni. Completati i giri a maglia bassa normale, questo sarà il risultato. Penultimo giro di lavorazione. Andiamo ad alternare 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, fino ad ottenere un totale di 18 punti. Ottenuti i nostri 18 punti, nel prossimo giro andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni, mantenendo quindi sempre 18 punti di lavorazione. Lavoriamo l'ultimo punto basso, dopodiché allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Dobbiamo ora andare a tagliare il filo e a sfilare la nostra asola, ma ci lasciamo un pochettino di filo in più perché con questo filo andremo poi a cucire il corpo alla testa del dinosauro. Tagliato quindi il filo vado a sfilare l'asola e vado poi ad inserire un po' di imbottitura all'interno della mia lavorazione,
e anche il corpo del nostro dinosauro è completato. Per eseguire le 2 braccia partiamo sempre dal nostro cerchio magico con 6 punti bassi. In questo giro andiamo a lavorare 5 punti bassi e nella maglia segnata col marcatore realizziamo un aumento. Due, 3, 4 e 5 punti bassi, rimuoviamo il marcapunti e nella maglia segnata andiamo ad eseguire un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Sull'ultima maglia lavorata rimettiamo il marcatore. Avremo così un totale di 7 punti. Per i prossimi 3 giri andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto, quindi al termine di ciascuno dei 3 giri avremo sempre 7 punti. Lavorato l'ultimo punto basso, per concludere questa parte del lavoro facciamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto per il corpo del dinosauro. Allunghiamo quindi l'asola, tagliamo il filo lasciandocene un pochettino di più perché ci servirà in fase di cucitura, sfiliamo l'asola e andiamo poi a ripetere esattamente gli stessi passaggi con un nuovo filo per realizzare il secondo braccio. Per le gambe partiamo sempre dal nostro cerchio magico con 6 maglie basse chiuse con un punto bassissimo e un marcatore sull'ultima maglia lavorata. In questo primo giro iniziamo lavorando un aumento, quindi 2 maglie basse nel primo punto disponibile. Proseguiamo poi lavorando 4 maglie basse singole. 1, 2, 3 e 4. Togliamo il marcatore dall'ultimo punto e sulla maglia segnata andiamo a lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base e sull'ultima maglia lavorata andiamo a rimettere nuovamente il marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 8 punti. Iniziamo il prossimo giro lavorando nuovamente un aumento. E nei prossimi 6 punti una maglia bassa singola. Quindi 6 punti bassi senza aumenti. Sull'ultima maglia del giro, quella che era segnata col marcatore, lavoriamo un aumento. Al termine di questo giro avremo un totale di 10 punti. Iniziamo il nuovo giro sempre con un aumento nel primo punto disponibile e proseguiamo lavorando 8 maglie basse singole fino ad arrivare quindi al marcatore e sulla maglia segnata andiamo a lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Rimettiamo il marcatore sull'ultima maglia lavorata e al termine di questo giro avremo un totale di 12 punti. Iniziamo l'ultimo giro sempre con un aumento e proseguiamo lavorando 10 maglie basse singole fino ad arrivare quindi al marcatore. Sulla maglia segnata col marcapunti concludiamo lavorando un ultimo aumento. Al termine di questo giro avremo un totale di 14 punti. Non ci resta che allungare l'asola, tagliare il filo lasciandocene sempre un pochettino in più perché ci serve in fase di cucitura, sfilare la nostra asola e andare a ripetere gli stessi passaggi per ottenere la seconda gamba.
Per eseguire la coda partiamo sempre dal cerchio magico, ma a differenza delle altre parti del progetto, questa volta non partiamo da 6 maglie basse, ma solamente da 5 maglie basse. Per i primi 2 giri di lavorazione andiamo ad eseguire una maglia bassa su ciascun punto. Vi sembrerà magari un pochettino difficile lavorare questi primi giri. Fate sempre attenzione a dove viene posizionato il marcatore. Non andando ad eseguire aumenti, al termine di ciascuno dei 2 giri avremo sempre 5 punti. Quindi andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa su ciascun punto per i prossimi 2 giri. Vedete che il lavoro tenderà a salire verso l'interno. Con le mani andate semplicemente a spingere la punta e il lavoro verso l'esterno, in questo modo. Nel prossimo giro andiamo a lavorare 4 maglie basse e un aumento. Lavoro quindi una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare alla maglia segnata col marcatore. Tolto il marcatore sulla maglia che avevamo segnato, lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie basse sullo stesso punto di base. E sull'ultima maglia lavorata rimettiamo il marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 6 punti. Nel giro successivo lavoriamo 5 maglie basse e un aumento. Quindi lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare al marcatore. Sulla maglia segnata col marcapunti lavoriamo un aumento. E riponiamo nuovamente il marcatore sull'ultimo punto lavorato. Al termine di questo giro avremo un totale di 7 punti. Nel giro successivo andiamo a lavorare 6 maglie basse e un aumento. L'aumento cade sempre sulla maglia segnata col marcatore, che corrisponde anche all'ultima maglia del giro. Mettiamo sempre il marcatore sull'ultima maglia lavorata. In questo giro non andiamo più ad aumentare, ma lavoriamo semplicemente una maglia bassa su ciascuno degli 8 punti che ci si presentano. Lavorate le nostre 8 maglie basse, nel prossimo giro andiamo ad eseguire 7 maglie basse e un aumento. L'aumento cade sempre sulla maglia segnata col marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 9 punti. Penultimo giro di lavorazione, andiamo ad eseguire 8 maglie basse e un aumento che cade sempre sulla maglia segnata col marcatore. Al termine di questo giro avremo un totale di 10 punti. Come ultimo giro per quanto riguarda la nostra coda, andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta, per un totale sempre di 10 punti. Dopodiché andiamo a tagliare il filo lasciandocene sempre un po' per la fase di cucitura, sfiliamo l'asola e abbiamo completato l'ultima parte del nostro progetto. Ora che abbiamo realizzato tutte le parti del nostro dinosauro, possiamo passare alla fase di cucitura. Per quanto riguarda l'imbottitura da inserire nelle parti più piccole, ad esempio gambe, braccia e coda, come potete vedere ho inserito veramente una piccolissima quantità di imbottitura a filo della lavorazione ad uncinetto. Non è infatti necessario abbondare con l'imbottitura perché il lavoro deve rimanere sì teso, ma non si devono andare ad allargare i punti di lavorazione. Iniziamo andando ad unire il corpo alla testa del dinosauro. Per quanto riguarda il corpo, dobbiamo avere rivolta verso l'alto la parte aperta e dove abbiamo il filo di cucitura. La testa deve poggiare sopra il corpo formando una sorta di L rovesciata e gli occhietti devono essere ovviamente rivolti verso l'alto. Possiamo scegliere noi se dare una diversa inclinazione alla testa del nostro dinosauro. Una volta scelta l'inclinazione andiamo a bloccare il tutto con degli spilli.
Una volta applicati i nostri spilli per tenere insieme le due parti, le andiamo a cucire utilizzando l'ago e usando il filo che avevamo lasciato attaccato alla lavorazione del corpo. In questo modo non dovremo fare altri nodini per andare a cucire insieme le due parti. Passiamo ora alla cucitura della coda e anche qui ho inserito una piccolissima parte di imbottitura. Come per altre parti del progetto abbiamo lasciato il filo per andare a cucire ed è molto importante in questo caso l'ultimo punto che abbiamo lavorato. Questo punto è facilmente individuabile perché è da qui che parte il filo per andare a cucire. Questo punto dovrà rimanere rivolto verso l'alto, verso la testa del nostro dinosauro. La coda va ovviamente applicata qui nella parte inferiore del corpo e l'ultimo punto che abbiamo lavorato, quindi quello dal quale parte il filo, va rivolto verso l'alto, verso la testa. Anche in questo caso andiamo ad applicare gli spilli, controlliamo che il tutto sia rivolto nel verso giusto e poi andiamo a cucire utilizzando il filo già attaccato alla nostra coda. Per applicare le gambe inferiori dobbiamo ruotare la parte sotto del nostro dinosauro, prendendo come punto di riferimento il centro qui nella parte inferiore del dinosauro, dobbiamo andare a posizionare la nostra gamba in modo che la punta sia su una linea diagonale a circa 1 centimetro dal centro del fondo. In questo modo tracciamo quindi una linea immaginaria in diagonale, posizioniamo con gli spilli la prima gamba e ripetiamo lo stesso passaggio per la seconda. Questo sarà il nostro risultato, 1 centimetro di distanza dal centro alla punta di una zampa e stessa distanza dal centro alla punta dell'altra zampa. Prima di passare alla fase di cucitura andiamo a posizionare le braccia o zampe superiori. Per quanto riguarda le braccia o zampe superiori, queste devono essere perpendicolari a quelle inferiori e tra un braccio e l'altro deve esserci una distanza di circa 2 cm. Dopodiché si può passare alla fase di cucitura. Completate tutte le cuciture, ecco il nostro dinosauro Amigurumi Dino finalmente completato. Spero vi siate divertiti a realizzare il vostro dinosauro in mia compagnia e se è così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Se siete amanti del mondo amigurumi e volete scoprire altri miei progetti spiegati come sempre passo passo, trovate una playlist dedicata proprio qui sul mio canale YouTube e ovviamente per non perdervi tutti i prossimi progetti che ho in programma per voi, vi invito, se vi va, a iscrivervi proprio qui sul mio canale cliccando poi sulla campanellina, così riceverete un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video e ovviamente vi invito a seguirmi sul mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo. Perciò io e il dinosauro Dino vi salutiamo, vi auguriamo come sempre buona creatività e vi aspettiamo molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube.